Buonasera ragazzi, benvenuti al tutorial di Fantacycling 2022. Vi spiegherò in breve tutte le nuove funzionalità del 2022, come gestire una lega e la nuova funzionalità community interna all'applicazione. Partiamo subito con la creazione di una lega pubblica o privata. Vedremo la differenza. Eccoci qua con la creazione di una lega. Come facciamo? Andiamo sul menu, crea una nuova lega. Abbiamo due opzioni, asta o quotazione. Una lega ad asta avrà al massimo 20 partecipanti, per motivi ovviamente organizzativi della lega per quanto riguarda il numero di corridori disponibili. Quotazione invece il massimo è 100 partecipanti, perché la quotazione vi permetterà di creare le squadre direttamente dal listone generale di Fantacycling, mentre ad asta ovviamente dovrete essere voi amministratori a gestire tutta la situazione delle buste chiuse o della composizione manuale o dell'asta live. Partiamo con il nome lega, poi andiamo crediti. Qui si possono modificare i crediti anche in fase di rinnovo lega, si possono modificare sia le impostazioni di crediti iniziali, numero di corridori per team e gli under 25. Però una volta salvata la lega, questi tre parametri, crediti iniziali della lega, il numero dei corridori massimi per team e i minimi under 25, non sono più modificabili. Ricordiamo che una lega a quotazione, ad esempio, ha i parametri uguali a quelli del campionato. Sono modificabili ovviamente, perché quest'anno abbiamo le Pro Series interne alla lega che ci permettono di avere un calendario molto più ampio, e quindi chi vuole può aumentare il numero massimo di corridori persino fino a 50 per team. Però noi rimaniamo sui 30 corridori e andiamo a fare una lega d'asta. I cambi in una lega d'asta sono sempre considerati tra le varie squadre del team, quindi scambi tra i team, mentre poi per il mercato di riparazione saranno conteggiati gli scambi singolarmente per ogni mercato aperto. Impostazioni di calcolo lasciamole tutte attive, anche i live bonus, che quest'anno possono essere disattivati o attivati. I live bonus sono i punti fuga, i punti com e i punti degli sprint intermedi. L'anno scorso erano calcolati di default per tutti, quest'anno potete disattivarli o attivarli. Noi la lega adesso la rendiamo pubblica, quindi attivando questo la lega diventa pubblica, mentre se lo disattiviamo rimarrà privata, ovvero uguale all'anno scorso. Per poter accedere alla lega avrete bisogno di un codice privato che potete tranquillamente condividere dalle impostazioni della lega. Mettiamo la città di origine della lega, diamo alcune informazioni: la lega più bella del mondo, ma voi potete mettere veramente qualsiasi informazioni volete. Metto 2 partecipanti e basta, poi vi spiegherò il motivo, però potete mettere un massimo di 20 partecipanti come detto precedentemente. Ok, e creo la lega. Adesso dove la troviamo questa lega? Nel menu partecipa a lega pubblica. Sono messe in ordine di creazione, ma si possono cercare anche per geolocalizzazione. Ok, ci sono 2 leghe nella provincia di Pisa. Fantacycling 2022 è quella che ho creato adesso. Il Berta è entrato nella lega, quindi se io vado a partecipanti vedo Bertalandia che si è unito a Squadra di Fede. Posso vedere il profilo di Bertalandia nella mia lega. Adesso la lega non verrà più trovata nella sezione leghe pubbliche, perché ha raggiunto il numero massimo di partecipanti che avevo impostato, ed era 2. Quindi non la troverò più nell'elenco delle leghe pubbliche, che sono già tantissime. Come vedete ci sono tantissime leghe pubbliche già create e ogni giorno ne vengono create sempre di più. Quindi la mia lega è in teoria privata adesso, però posso semplicemente creare un codice invito e inoltrarlo agli altri amici che si vogliono aggregare alla mia lega. Adesso andiamo a vedere come creare ed impostare un'asta live. Creazione fantasquadre. Abbiamo le opzioni dell'anno scorso, ovvero buste chiuse e manuale. Manuale è una compilazione da parte dell'amministratore di tutte le rose, mentre le buste chiuse l'abbiamo spiegato l'anno scorso, è già un anno che ci sono dentro l'applicazione, ve le faremo vedere successivamente. Attivo la sessione live, imposto un'ora esatta, metto un minuto indietro, così quando entriamo sono già attive, salvo, eccoci qua. Adesso devo andare su mercato asta e la sessione ad asta è già iniziata. Ho impostato 30 secondi, come avete visto, come range di durata per un rilancio.
inizio la sessione. Adesso, come vedrete, sono due partecipanti, io e Bertalandia. Io sono l'unico amministratore, quindi io sono l'unico che può decidere quale corridore mettere sul piatto, ma volendo anche Bertacchini, l'altro partecipante alla Lega, può diventare amministratore e decidere chi mettere sul piatto. Poi successivamente vi farò vedere come fare. Detto questo, iniziamo. Seleziono un corridore, Pogačar, e inizio l'asta. Come vedete potete vedere chi è l'amministratore che ha fatto il lancio e Berta ha subito rilanciato a 5. Io rilancio. Come vedete la vostra offerta è la verde, quindi l'offerta vincente, la rossa è l'offerta di un altro utente che al momento mi sta rubando Pogačar. Io lascerò andare l'asta e vedrete che Berta prenderà Pogačar. Eccoci qua, il Bertalandia ha preso a 55 fantamilioni Pogačar. Seleziono un altro corridore, metto Roglic. L'amministratore che ha lanciato Roglic sono sempre io perché sono unico amministratore della Lega. Stavolta offro 25 per Roglic. Il Berta per comune accordo non mi rilancerà Roglic e quindi me lo aggiudicherò. Ecco qua, mi sono aggiudicato Roglic al prezzo di 25 fantamilioni. Adesso potete vedere che il Berta nella squadra provvisoria ha Pogačar, mentre io nella squadra ho Roglic. Posso terminare l'asta, confermo, e adesso potrei andare a compilare una busta per completare le due rose. Quindi cosa faccio? Vado a creazione fantasquadra, clicco su busta, attivo la sessione di busta, metto un'ora antecedente così la busta già è partita appena entriamo e imposto un orario di fine. Salvo, vado sempre nel mercato d'asta e la busta come vedete è già iniziata. Inizio la sessione e offrirò per 29 corridori, ovviamente rispettando sempre il prezzo, il numero di corridori e gli under 25. Adesso ho compilato tutta la mia busta di 29 corridori e salvo. Adesso posso attendere o la fine busta oppure terminare la busta quando tutti gli utenti della mia Lega avranno terminato le offerte. Adesso termino la busta, aspettiamo qualche secondo e l'applicazione ci dirà quanti corridori ci siamo aggiudicati. Ok, ci siamo aggiudicati tutti i 29 corridori a cui abbiamo fatto un'offerta. Qui possiamo vedere i team composti dopo la busta. Questa è la squadra del Berta, complimenti per gli ottimi acquisti, e questa è la mia squadra che comprenderà sia Roglic acquistato in asta live che tutti gli altri corridori presi dalla busta chiusa. Adesso andiamo a vedere come impostare un mercato di riparazione. Andiamo sul mercato riparazione. Allora, la sezione scambi, che è questa centrale, è intesa come scambi tra le varie squadre che possono essere aperti tutto l'anno o aperti in determinati periodi. Questi scambi vengono conteggiati dalle impostazioni Lega. Eccoli qua, numero massimo di scambi. Infatti se voi premete sul tasto informazione saranno conteggiati gli scambi effettuati tra giocatori della Lega. Se i team vengono modificati dall'amministratore non saranno conteggiati gli scambi. Molto semplice, quando andate a aumentare questo numero andrete a cambiare gli scambi effettivi che potranno fare le formazioni tra di loro. Ma a noi non interessa questo, in questo momento andiamo nel mercato di riparazione live, andiamo ad attivarlo, impostiamo un'ora antecedente, così lo troviamo già aperto, il tempo del rilancio sempre 30 secondi, numero di svincoli lasciamo 2, salvo. E adesso come entrare nel mercato riparazione? Molto semplice, dal mercato ad asta in alto a sinistra. Troviamo la sessione aperta, inizio la sessione, adesso c'è Bertalandia che ha già cambiato giustamente l'immagine di profilo e la mia squadra. Come facciamo adesso a svincolare? Molto semplice, clicco su svincola, decido di svincolare Roglic, proseguo. Adesso ho un corridore acquistabile perché ho fatto uno svincolo. Posso anche svincolare direttamente due corridori insieme. Questi corridori li ritroverete immediatamente nella lista. Seleziono un corridore, rimetto Roglic nuovamente e inizio l'asta. Continuiamo l'offerta con il Berta per Roglic e lo lascerò ovviamente al Berta. Ok, Bertalandia al prezzo di 105 fantamilioni ha acquistato Roglic. Avendo svincolato due corridori, io devo prenderne ancora due ovviamente. Potete fare sia una riparazione ad asta live o a busta chiusa. Decido di rimettere sul piatto Alaphilippe. Ok, mi sono aggiudicato Alaphilippe con 25 fantamilioni. Decido di terminare l'asta. Ovviamente le rose sono incomplete.
Perfetto, cosa faccio? Riapro il mercato riparazione, decido di concluderlo a busta chiusa, attivo la busta chiusa, metto un'ora di chiusura della busta, numero di svincoli 1 e salvo. Mercato d'asta, inizio la sessione. Io posso decidere di svincolare un ulteriore corridore oppure di acquistare semplicemente il corridore mancante. Come vedete io ho 29 corridori su 30, quindi non svincolerò nessuno, ma cercherò di acquistare solo un corridore e offrirò per Adam Yates in questo caso. Termino l'asta e mi sono aggiudicato Adam Yates. Torno indietro e come vedrete il banner nella home centrale è scomparso perché ho ultimato il mio team anche in fase di asta di riparazione. Adesso passiamo alla gestione delle leghe. La lega che abbiamo creato io e il Berta è una lega d'asta, quindi nel menu abbiamo il mio profilo, che è il profilo appunto della squadra che ho creato, mercato d'asta che adesso è chiuso, mercato a scambi che adesso è chiuso ma lo posso aprire, mercato riparazione, posso attivarlo, posso decidere un giorno di partenza e un giorno di fine, salvo e automaticamente io ho il mercato a scambi aperto e posso scambiare un corridore con Luca. Il mio team, e vedrete tutto il vostro team, costi dei corridori, svincolati è la lista totale dei corridori che non appartengono a nessun team e quindi sono acquistabili in fase di asta di riparazione. I partecipanti, potete vedere tutti i partecipanti della vostra lega. Regolamento opzioni, qui vedete tutte le impostazioni della lega a cui state partecipando, se asta o quotazione e tutti i vari settaggi di corridori e dei bonus e dei punteggi, e potete uscire dalla lega. Cliccando qua uscite dalla lega. Se siete amministratori siate sicuri di aver messo un altro utente amministratore della lega, altrimenti potrebbero causarsi dei problemi col fatto che non ci siano amministratori di quella lega. Potete uscire dalla lega, basta confermare l'uscita. Mi raccomando, se siete gli unici amministratori dovete essere sicuri di aver messo amministratore un altro utente della lega. Poi ci sono impostazioni e privacy, che è il vostro profilo del gioco. Poi andiamo nel pannello amministrazione. Impostazioni lega, vedete tutto quello che avete visto precedentemente, ma in questo caso potete modificarlo. Essendo voi gli amministratori, potete eliminare i partecipanti, potete eliminare la lega oppure aggiornare i dati se cambiate qualcosa relativa al calcolo punteggi. Ricordatevi che non potete cambiare la parte di crediti iniziali, i massimi corridori per team e i minimi under 25 per team, perché quelli vengono decisi in fase di rinnovo o di creazione. Gestione inviti, potete sempre invitare in qualsiasi momento altri utenti al raggiungimento massimo dei team per lega. Gestisci calendario, qua ad esempio potete eliminare dal vostro calendario tutte le Pro Series se non le volete fare, oppure semplicemente alcune, o addirittura potete eliminare anche le World Tour. Mi raccomando, dovete salvare prima dell'uscita. Creazione fantasquadre, in questa voce l'amministratore può aprire sia il mercato di boost che il mercato ad asta live, oppure cambiare e modificare le formazioni dei partecipanti. Mettiamo caso che voi fate un'asta carta e penna vecchio stile e quindi l'amministratore successivamente dovrà modificare le rose, potrà farlo da questo pannello, semplicemente cambiando Pogacar con Almeida e salvo. Schiera formazioni, questa sezione è fatta per un utente che si è dimenticato di schierare la formazione e prima del calcolo della gara l'amministratore può inserire la formazione dell'utente. Mi raccomando, prima del calcolo o della prima tappa o del calcolo finale della classica. L'importante è prima del calcolo, altrimenti non sarà più possibile schierare la formazione. Mercato di riparazione l'abbiamo specificato precedentemente, gestisce amministratori, puoi attivare o disattivare gli altri utenti e renderli amministratori. Ovviamente devo salvare l'opzione. Adesso vi spiego cos'è la community dentro l'app Fantacycling. Cliccando sulla classifica, in alto a destra troviamo una piccola icona con 3 omini, la clicchiamo, andiamo nella classifica degli utenti che seguiamo. Come vedete ho Gewis, che è il Lorenzo Marrucci, Festina, che è il Mullah, Albertino Pistolero, che è colui che mi ha soffiato il terzo posto l'anno scorso, Mix, che è il vincitore dell'anno scorso, e Bertalandia. Cliccando sul mio profilo io posso vedere che ho 111 follower che seguono
seguono il mio profilo e possono vedere i miei risultati e la squadra che ho composto, mentre seguo 5 persone che le potete vedere in questa schermata. Come si fa a seguire un utente? Posso andare anche negli anni precedenti, ovvero campionato 2020, e Prunella Ballor, che è il vincitore del campionato 2020, entro nel profilo e lo seguo. Così sto seguendo Prunella Ballor, che posso ritrovare tornando indietro. Eccolo qua. Quest'anno quindi seguirò queste persone, il vincitore del 2020, il vincitore del 2021 e i miei soci nell'app Fantacycling e Albertino Pistolero. Quindi questo è molto importante per creare una community interna e un'ulteriore sfida nelle classifiche del campionato. Ultima cosa che aggiungo, come vedete, accanto all'avatar di Pantani sopra il nome del mio team c'è un piccolo badge. Quello sta a significare che sono un utente premium. L'utente premium ha dei vantaggi come lo sblocco pubblicitario, quindi non vedrete nessun tipo di pubblicità durante l'anno, hai la possibilità di nascondere la tua formazione a chiunque nel campionato e nelle leghe, e soprattutto avrai la possibilità di vedere la percentuale di schierabilità dei corridori in fase di schiera formazione prima delle gare. Questa percentuale è calcolata dalla media di tutti i giocatori presenti nel campionato, e andando avanti nella stagione saranno aggiunte funzionalità all'abbonamento premium, quindi non finisce qua. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito in questa spiegazione. Se avete delle domande ci potete contattare tutti i giorni sui social, e buon Fantacycling 2022 a tutti.